Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ProCamper. Oggi guardate quanta bella robetta che ho qui davanti, parliamo di condizionatore. Eccolo qui il nostro condizionatore Mecair con varie potenze. Adesso prendiamo il libretto e vediamo quali sono le possibilità di scelta relativamente alle potenze e alle caratteristiche, perché è un condizionatore sicuramente molto innovativo. Abbiamo fatto il corso e vi abbiamo fatto un video relativo, lo potete trovare nei video che abbiamo pubblicato. Abbiamo parlato con Marco Santoli e ne abbiamo ampiamente discusso i vantaggi, i pregi e le caratteristiche che sono proprie di questo dispositivo. Quindi adesso lo andiamo un attimo, sicuramente lo andiamo ad installare, ma prima di fare ciò vediamo che cosa c'è nella scatola. Prima di tutto però mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici se ritenete che i contenuti siano interessanti ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. L'unità si presenta in questo formato, ve lo faccio vedere nella parte inferiore, adesso qui, ok? E per farvi vedere, semplicemente farvi notare queste cose, ovvero queste che sono delle spugne antivibranti, e questa è la guarnizione. Ci sono inserite all'interno anche queste due piastre che poi serviranno per il fissaggio. Allora, la cosa interessante, prima di tutto vediamo quali sono le caratteristiche principali dal punto di vista di potenze e la possibilità, le varie scelte. Per quanto riguarda le taglie, noi abbiamo due taglie, 1,7 kW e 2,2 kW. In genere si monta l'1,7 in Italia perché sappiamo che le potenze erogate dai campeggi dell'area di sosta sono piuttosto limitate, soprattutto nella stagione estiva, quando tutti vorrebbero avere veramente il condizionatore collegato. Poi in queste due taglie poi ci sono varie scelte. In realtà sono 5 scelte addirittura, ma questa in particolare che prenderemo è quella più completa. Allora, innanzitutto c'è la scelta più semplice, ovvero il condizionatore, la potenza è sempre la stessa per tutti, con le luci, innanzitutto ha le luci perimetrali sotto la mascherina che vedremo, è chiaramente dotato di raffrescamento, deumidificazione e ventilazione. Queste sono le tre caratteristiche del modello più semplice, anche quello ovviamente più economico. Quello leggermente successivo in più assume la possibilità di avere un riscaldamento mediante pompa di calore. Il terzo invece della pompa di calore ha il riscaldamento mediante le tre resistenze, e il quarto inizia a essere la versione premium che ha il riscaldamento mediante pompa di calore, però in più ha i tasti capacitivi e la luce RGB per la cromoterapia. Stesso discorso per l'ultima versione, che è precisamente questa, ma al posto della pompa di calore ha il riscaldamento tramite resistenze. È una scelta che va in funzione, diciamo che la discriminante fondamentale sono i LED RGB e i tasti capacitivi che si trovano sotto per la gestione della temperatura, e pompa di calore oppure resistenza. Mentre il primo è un vezzo che incide semplicemente sulla bellezza del dispositivo, sulla praticità, ma soprattutto sulla bellezza, il secondo invece è molto più interessante perché è relativo alla funzionalità, ovvero la pompa di calore oppure la resistenza elettrica. La pompa di calore funziona benissimo, ma se abbiamo la necessità di scendere sotto certe temperature, la pompa di calore inizia ad essere sempre meno efficiente. Quindi se lo volete utilizzare con temperature un pochino più fredde per riscaldare l'ambiente, avete necessità di scegliere necessariamente la resistenza elettrica. Questo per inciso, ok? Quindi queste caratteristiche poi si ribaltano sulla versione a 2,2 kW che è perfettamente identica. Andiamo adesso ad analizzare il contenuto della confezione e analizziamo il contenuto della fornitura. La cosa che notiamo di più nella fornitura è chiaramente la parte di sotto, ovvero la mascherina con il diffusore, che è veramente molto particolare perché è molto sottile. Presenta questa caratteristica di avere le alette che si possono trasformare anche in doccia di aria. Lo dicevamo sempre con Marco nella precedente
intervista, diciamo è un condizionatore gentile tra virgolette, quindi non ha questo flusso di aria particolarmente impetuoso che potrebbe dar fastidio, ma si può regolare anche come appunto proprio come una doccia che scende dall'alto verso il basso, ma aprendolo si può anche fare in modo che il filo d'aria fredda percorra il tetto e poi cada sugli occupanti in maniera sicuramente meno invasiva rispetto agli altri condizionatori, e questa è una caratteristica proprio di questo diffusore che è veramente molto particolare. Come vedete qui intorno ai LED per la cromoterapia, nella parte inferiore presenta il pannello touch, questo si illumina, poi lo vedremo precisamente. Nella parte centrale invece lavoriamo con il diffusore, ovvero il parzializzatore più che altro di aria verso la parte posteriore o verso la parte anteriore. Questa ghiera lavora semplicemente su questa alettatura che distribuisce il flusso da un lato o dall'altro. Come vedete l'aria praticamente investe la parte rettangolare che poi viene protetta in questa maniera. Questa è la parte rettangolare, eccola qua, che viene protetta quindi da un lato o dall'altro, e praticamente noi possiamo parzializzare sull'anteriore e sul posteriore. Nella fornitura è presente anche questo telaglietto. Questo telaglietto è molto interessante perché è un telaglietto che riporta praticamente il piano del tetto in maniera e irrobustisce quella parte della struttura dove noi andremo a appoggiare il condizionatore, in modo da darci la sicurezza della stabilità ed evita le eventuali infiltrazioni di acqua dall'interno che possono sempre capitare. Anche qui, come vedete, abbiamo i gommini antivibranti. Poi abbiamo una guarnizione che viene messa intorno al diffusore, poi abbiamo 3 tipi di viti in funzione della lunghezza in base al tetto, abbiamo 3 tipologie. Qui abbiamo il diffusore in espanso che può essere tagliato in funzione, vedete, in funzione dell'altezza del tetto, quindi più il tetto è alto e maggiore sarà la quota che dovrà rimanere. Il cavo per la 220 volt, attacco alla 220 volt, certo questo se lo avessero fatto un po' più lungo non era male. Le varie istruzioni che non ci servono ora, un po' di rondelle e il telecomando, eccolo qui, dotato di batterie che andremo a inserire adesso. Lo facciamo insieme, eccolo qua. Ecco qui, come vedete, ecco qua dentro fa 30 gradi, quindi non so se mi spiego, sto veramente facendo la sauna, quindi ho bisogno veramente di un condizionatore. Adesso in realtà questo succederà domani, andiamo di là e lo andiamo ad installare. Il foro dovrebbe essere già fatto, ma vedremo domani insieme di che cosa si tratta con precisione. Ecco, questo è il veicolo nel quale andremo ad installare il condizionatore. Per la verità lo andremo a sostituire, andiamo a sostituire un Dometic preinstallato, ha dei problemi, il cliente ha un po' di fretta, quindi ha deciso di sostituire proprio il condizionatore. Quindi adesso c'è Medi che sta rimuovendo la mascherina interna, la struttura, staccherà i connettori e poi andremo su, staccheremo la parte superiore e chiaramente lo coadiuverò in questa operazione che sicuramente va fatta in 2 persone. Quindi prendiamo la scala e facciamo tutto quello che è necessario per staccare il condizionatore, dopodiché seguiamo passo passo Medi e vi faccio dei piccoli spot per farvi capire quali sono le accortezze da dover utilizzare per l'installazione corretta di questo nuovo condizionatore.
di dover essere in due, centrare il condizionatore, non si sa mai se si è centrato in maniera perfetta, eccetera, mentre invece così non si ha la possibilità di sbagliare. Poi i grani vengono rimossi dall'interno e ovviamente il condizionatore prende il posto preciso per cui è stato progettato. Ora andiamo sotto e andiamo a lavorare sul fissaggio tramite la cornice in metallo, faremo il collegamento elettrico e apporremo la mascherina interna e poi guarderemo un attimo le funzionalità. Allora siamo all'interno, adesso ci tocca lavorare sulla mascherina. La mascherina viene con come dotazione la piastra di fissaggio già inserita che va svitata tramite, ecco queste sono le alette. Ecco qua, qui ci sono 1, 2, 3, 4, si svitano praticamente i supporti che si metteranno e serviranno per tirare il condizionatore. Chiaramente adesso andiamo a prendere la dimensione del tetto che è circa 28 mm e andremo a scegliere le viti adatte, e adesso facciamo questo lavoro. Spessore del tetto 30 mm, mettiamo un bullone da 55, la inseriamo dentro, interponiamo una rondella che ci viene fornita nel kit, rondella gommata per evitare ridurre le vibrazioni, la inseriamo dentro e la avvitiamo. La cosa interessante è che va avvitata con la dinamometrica, newtonmetri da 1 a 1.2 newtonmetri, quindi per evitare che lo schiacciamento sia eccessivo utilizziamo quindi la dinamometrica come da specifiche. Tagliamo adesso il convogliatore, a 30 mm c'è la tabella e lo mettiamo qui, in modo che poi possiamo applicare la guarnizione direttamente, anzi, vedi l'ha già applicata, non me ne ero accorto, in modo che quando inseriamo la mascherina non c'è trafilo di aria lateralmente. Ok, sta temperatura V, ma sì, okay. Come fa? UV, sì. Allora adesso io ovviamente posso giusto. Ok. Allora la ok, media, ok, perfetto. Dipende dal rumore. Finirebbe. Condizionatore installato, l'abbiamo già acceso, lo stiamo provando. Abbiamo collegato a 220 volt, in realtà adesso sta lavorando con l'inverter. Quindi, come sapete, l'assorbimento di 640 watt è gestibile tranquillamente tramite un inverter. Considerate il veicolo ha le batterie a litio, quindi è chiaro che in questo caso abbiamo la possibilità di alimentarlo in maniera abbastanza tranquilla. Certo, non ci facciamo 24 ore assolutamente, poi dipende anche dalla capacità, però insomma sappiamo che possiamo utilizzarlo. Allora ve lo descrivo un attimo. Nella parte anteriore e posteriore ci sono le due griglie anteriori dove viene fornita l'aria condizionata, lateralmente invece c'è il pescaggio. Guardate quanto è basso, il condizionatore è veramente bassissimo, sarà 3 cm, e in questo caso con le alette chiuse noi abbiamo la funzione doccia, infatti l'aria condizionata viene addosso a me in maniera veramente molto moderata, molto confortevole. Se io apro le alette, chiaramente abbiamo la fuoriuscita dell'aria dalle parti anteriori e posteriori. Questa cosa può essere parzializzata tramite la rotella. Se ruoto la rotella nella parte anteriore ho il flusso prevalente nella parte anteriore, se lo metto al centro ho il flusso equidistribuito, mentre invece se lo metto nella parte posteriore ho il flusso prevalentemente nella parte posteriore. Da notare, molto carino, lo metto al centro adesso, il display è touch. E vediamo un pochino le funzioni che abbiamo. Abbiamo accensione e spegnimento, più o meno di temperatura, vedete che è molto carino anche il display che si vede in trasparenza, accensione e spegnimento delle luci, la regolazione della ventola e la modalità. Queste cose possono essere fatte anche senza telecomando. Adesso però lavoriamo un attimo con il telecomando. Allora, la modalità ovviamente corrisponde al tasto mode che ci dà deumidificazione, riscaldamento, raffrescamento o solamente ventilazione, e questo lo facciamo così. Adesso non ve lo accendo perché
altrimenti si spegne il compressore e poi per ripartire ci mette un po' di tempo. Intanto lo sto provando. Poi abbiamo la funzione sleep, che è la funzione chiaramente in cui l'assorbimento si riduce e soprattutto il rumore viene ridotto al minimo. Devo dire che in realtà il rumore di questo condizionatore è veramente, a parte questo fluido dinamico che dipende dall'aria che passa, è molto basso. Il compressore non si sente quasi per niente. Questo, come vi dicevo, dipende, ne avevamo parlato con Marco, dallo studio fluidodinamico che è stato fatto sulle vibrazioni e sulle risonanze di tutto il sistema. Poi abbiamo la funzione UV che compare in questo punto. Eccole qua, la funzione UV. In questo caso noi abbiamo la purificazione dell'aria, adesso la spegniamo e non lavoriamo naturalmente. La velocità della ventola che possiamo regolare, l'ho messa al minimo adesso per evitare di avere dei suoni troppo fastidiosi. Poi abbiamo la temperatura più o meno, questo è normale, l'abbiamo anche qua. Abbiamo i vari timer e poi la cosa interessante, abbiamo le luci. Questa è la luce normale. Se lo premiamo 2 volte abbiamo la funzione di cromoterapia, se lo premiamo 3 volte spegniamo tutto quanto, anche il display, quindi magari in modalità notturna ci dà fastidio, non ci serve la luce, lo possiamo fare. Adesso eccolo qua, come vedete la funzione di cromoterapia è una funzione, diciamo, secondo me è un vezzo, però è carino, vedete come cambia la luce, quindi insomma lo rende veramente molto piacevole, lo rende un prodotto, diciamo, diverso dagli altri. Da notare che questo condizionatore ha anche, oltre alla funzione di cromoterapia, come ho detto prima, la funzione UV di purificazione dell'aria, che secondo me è una cosa molto interessante, e in più anche molto interessante è il fatto che ha le resistenze interne per una temperatura, un riscaldamento della temperatura quando fuori abbiamo delle temperature molto basse, quindi riusciamo a stemperare l'aria all'interno senza incorrere nel problema della pompa di calore in cui si ghiacciano i componenti superiori per un concetto di evaporazione. Ok, spero che questo prodotto vi sia piaciuto. Io devo dire, lo ritengo ha delle caratteristiche veramente molto interessanti che lo rendono un prodotto diverso dalla normale panoramica dei prodotti che c'è sul mercato, quindi ha un qualcosa in più. Prodotto tutto italiano, quindi insomma, se avete la necessità di condizionare il vostro veicolo, fateci un pensierino. Ok, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito, ci vediamo alla prossima.